ad una nuova lezione di italiano. In questa lezione vedremo il presente dei verbi regolari. In italiano i verbi si dividono in 3 grandi categorie: le coniugazioni. A seconda della finale del verbo avremo verbi che terminano in are, verbi che terminano in ere e verbi che terminano in ire. I verbi regolari sono caratterizzati dal fatto che durante la coniugazione cambia solamente la parte finale, mentre la parte iniziale, la radice, resta sempre la stessa. Vediamo quindi la loro coniugazione, cominciando dalla prima categoria di verbi, quelli che terminano in are, come per esempio il verbo mangiare. Se vogliamo coniugare questo verbo, diremo: io mangio, tu mangi, lui, lei mangia, noi mangiamo, voi mangiate e loro mangiano. Come potete vedere in questo schema che vi ho presentato, i verbi regolari mantengono inalterata sempre la prima parte del verbo, mentre la finale, come potete vedere, cambia sempre a seconda del soggetto. Ora, seguendo lo stesso schema, provate a coniugare un altro verbo che fa parte sempre di questa coniugazione, quindi che termina in are, e prendiamo per esempio un altro verbo, il verbo pensare. Dovete semplicemente seguire questo schema e vedrete che è facilissimo. Pensare diventerà io penso, tu pensi, lui, lei pensa, noi pensiamo, voi pensate e loro pensano. Proseguiamo ora con un'altra categoria di verbi e quelli cioè che finiscono con ere. Per esempio, proviamo a coniugare il verbo credere. In questo caso io dirò: io credo, tu credi, lui, lei crede, noi crediamo, voi credete, loro credono. Come potete vedere, durante la coniugazione di questo verbo credere, il meccanismo è lo stesso che abbiamo utilizzato nella coniugazione del verbo precedente, quindi quelli in are, ossia dovete prendere il verbo all'infinito, eliminare la parte finale are, ere oppure anche ire ed aggiungere la finale a seconda del soggetto a cui ci stiamo riferendo. Ora, come potete vedere, lo schema resta sempre questo per tutti i verbi che finiscono in ere, ed ovviamente quando dico i verbi che finiscono in ere mi riferisco sempre ai verbi regolari. Ora proviamo per esempio a coniugare insieme un altro verbo, vivere. Quindi proviamo a coniugarlo insieme dicendo: io vivo, tu vivi, lui, lei vive, noi viviamo, voi vivete, loro vivono. L'ultima categoria di verbi che abbiamo in italiano sono quelli che terminano con ire. Un esempio può essere per esempio il verbo dormire. Come facciamo? Eliminiamo anche qui l'ultima parte del verbo all'infinito ire ed aggiungiamo la finale giusta, ossia io dormo, tu dormi, lui, lei dorme,
Noi dormiamo, voi dormite e loro dormono. Ora fate attenzione perché c'è un'altra categoria, diciamo così, di verbi che sono sempre verbi regolari, appartengono sempre alla terza coniugazione, ma durante la coniugazione terminano in un modo un po' diverso. Perché? Perché inseriscono la finale, cioè le lettere ISC, durante proprio questa coniugazione. Un esempio, alcuni di questi verbi sono molto comuni, molto usati e quindi vi consiglio di cercare di impararli. Per esempio come il verbo capire. Ora, se volessi coniugare questo verbo, non potrò seguire lo schema che ho utilizzato per il verbo dormire, ma la sua coniugazione cambierà un po'. E quindi dirò: io capisco, tu capisci, lui, lei capisce, noi capiamo, voi capite e loro capiscono. Provate ora a coniugare un altro verbo, per esempio il verbo finire. Tenete in considerazione che anche il verbo finire, come per esempio il verbo capire o anche definire, aggiunge ISC durante la coniugazione. Quindi questo è un aiuto per come coniugarlo. E quindi direte: io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Quindi, come potete vedere, anche finire, come definire o capire, segue lo stesso schema. Ora, vediamo alcuni verbi regolari divisi per categoria, quindi in are, ere oppure ire, e proviamo a costruire alcune frasi. Pronti? Allora, per quanto riguarda i verbi in are, alcuni verbi molto comuni sono studiare, parlare, pensare, lavorare. Proviamo a costruire alcune frasi utilizzando proprio questi verbi. Studiare. Voi studiate l'italiano. Parlare. Tu parli con me. Pensare. Lei pensa sempre a lui. Lavorare. Loro lavorano molte ore. Vediamo ora alcuni verbi molto comuni, molto usati, che appartengono alla seconda coniugazione ere. Mettere, vivere, credere, chiedere. E alcune frasi, vediamo insieme alcune frasi. Metto la maglia di lana. Tu vivi giorno per giorno. Loro credono a lui. Voi correte tutti i giorni. Vediamo ora i verbi che appartengono all'ultima categoria, quindi a dire. Anche questi sono molto comuni, questi che vi elencherò, quindi vi consiglio man mano di fare pratica, di usarli e di memorizzarli. Aprire, vestire, offrire, arrossire. Vediamo qualche frase insieme. Noi apriamo la porta. Loro vestono in modo elegante. Io offro lezioni di piano. E tu
arrossisci per l'imbarazzo. Ora, come potete vedere, l'ultimo verbo che ho elencato, che ho utilizzato per fare una frase, appartiene a quella categoria di verbi che sono sempre regolari, che finiscono sempre in ire, ma che durante la coniugazione aggiungono le lettere ISC. Bene, ora vi mostrerò alcune immagini con un verbo all'infinito e provate a descrivere queste immagini appunto coniugando questi verbi. Per esempio, in questa prima immagine abbiamo il verbo cantare. Che cosa direte guardando questa immagine? Dunque, potete dire: i bambini cantano, oppure potrete dire il coro canta. Quindi queste sono due coniugazioni diverse che dipendono appunto dal soggetto. Con i bambini cantano utilizzerete il verbo plurale, perché bambini è un nome plurale. Invece se decidete di usare la parola coro, il verbo sarà singolare alla terza persona. Vediamo la seconda immagine. In questa immagine abbiamo il verbo leggere. In questo caso che cosa direte? La bambina legge il libro. C'è solo una bambina, quindi il verbo che dovete utilizzare è quello singolare. Vediamo l'immagine successiva. Dormire. Ora, in questo caso potete usare due voci verbali diverse. Cioè, potete dire loro dormono, oppure i signori dormono, oppure potete anche dire la coppia dorme. Andiamo all'immagine successiva. Giocare. In questa immagine potete utilizzare come prima due voci verbali diverse, quindi dire la squadra gioca a calcio, oppure i bambini, i ragazzi giocano a calcio. E poi l'ultima immagine che abbiamo qui a nostra disposizione, abbiamo il verbo suonare. In questo caso, se voleste descrivere questa immagine, potete dire semplicemente il bambino oppure il ragazzo suona la chitarra. È tutto chiaro? Come potete vedere, i verbi regolari non sono troppo difficili, dovete solo un po' fare pratica e ricordare di prendere il verbo all'infinito e eliminare l'ultima parte del verbo, quindi are, ere, ire, e poi seguire lo schema per poter coniugare il verbo. Quindi dovete solo fare un po' di pratica, non c'è niente di così difficile e dopo un po' vi renderete conto che la coniugazione di questi verbi regolari sembrerà quasi una canzoncina.